Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ci approcciamo a fare le previsioni energetiche che non saranno consuete dal 29 giugno al 5 luglio, perché questa è una lettura della settimana soglia, cioè il ponte tra ciò che sei stato, e ciò che luglio desidera far nascere attraverso di te. Quindi, se non avete ancora fatto il rituale di luglio, potete farlo entro la fine di luglio, anche l'ultima settimana di luglio, no? E vi rimando alla porta luglio 2026, il rituale di luglio. E abbiamo pubblicato tutti i segni zodiacali in modo tale che quella è una naturale conseguenza del portale di luglio 2026, ma anche chi non ha fatto il rituale, siccome alcuni di voi hanno scritto sotto i commenti, ma è necessario che faccia il rituale? Cioè, noi qua non facciamo una tarologia che vi rende vittime passive del vostro destino. Porca miseria, qua facciamo una tarologia veramente che vi fa co-creare con il destino. E migliaia di voi, i risultati che avete sono quelli, sono quella bellezza lì. Quando iniziate a cooperare con il vostro destino, allora il risultato cambia. E non che vivete il destino in modo vittimistico, passivo, così come la consueta tarologia spesso fa, no? Perché quello è il senso, io vi porto sempre la mia esperienza, ecco perché avete il successo che meritate, perché è un'esperienza empirica, cioè i tarocchi devono essere usati in questo modo, altrimenti è un ascolto passivo, quindi c'è chi rimane vittima del proprio destino e chi diventa mago o co-creatore del proprio destino. Quindi i rituali a cosa servono? Siccome l'anima non registra i concetti, cioè se io vi faccio una lettura e ascoltate e basta, e poi non fate un gesto, qualcosa, un rito, un rituale che riporti il sacro nelle vostre vite, e allora stiamo a zero. Quindi l'anima registra simboli, gesti, mudra, anche il semplice accendere la candela, una visualizzazione fatta ripetutamente, l'anima registra, il subconscio si allinea a quel potenziale che hai visualizzato, la cooperazione, capito? Quindi potete farlo o non farlo, libero arbitrio, anche qui potete scegliere se essere vittime del proprio destino oppure essere maghi co-creatori. Quindi ragazze mie, ragazzi, grazie per tutti i feedback che sto leggendo, anche con il viaggio erotico negli arcani, grazie per le tante donazioni al canale anche questa settimana, ragion per cui alla fine di ogni variante estrarrò un paio di carte per te che hai fatto la donazione. Grazie, grazie, grazie. Un po' di pazienza per le consulenze, lo dico sempre, perché sono io sola, cioè nel senso ho lo staff, vengono, alcuni vanno in ferie, però sono io che vi faccio la consulenza, sono io, quindi sto facendo miliardi di cose e quindi un po' di pazienza, ragazze e miei ragazzi. Poi una cosa, così la dico una volta per tutte, siccome mi chiedete dove stanno tutti i corsi? Sono sul canale la maggior parte. Allora, tre cose. Il corso completamente gratuito, il viaggio erotico negli arcani, lo trovate su questo canale. Alla sezione corsi, va bene? Clicca su dove c'è scritto video, playlist, podcast, corsi, clicca lì e trovi il viaggio erotico negli arcani, un viaggio straordinario che ti permette di non solo di integrare l'archetipo, l'arcano, fare un viaggio profondissimo, cooperare con l'invisibile, ma anche di imparare gli arcani maggiori senza impararli, perché incarni l'archetipo corrispondente alla tua missione con l'arcano. Ok. Poi abbiamo la pratica dei 21 giorni profetica da abbinare al viaggio erotico negli arcani, se lo desideri, qua sotto all'info box. Poi abbiamo, ultima, non per importanza ma per potenza, il viaggio dell'eroe realizza un obiettivo a mezzo dell'estasi sciamanica. Quelle sono le masterclass che abbiamo fatto gennaio e febbraio e che tantissime di voi me l'hanno chieste e le abbiamo rimesse a disposizione per tutti coloro che desiderano realizzare un obiettivo o sì o sì. In forma registrata trovate tutte le informazioni su www.taromantic.it. Va bene? Ok.
Detto questo, che cos'altro vi volevo dire? State andando alla grande. Avete visto com'è potente il portale di luglio 2026 quando avete iniziato a fare le pratiche con quello con la previsione del vostro segno zodiacale? Cioè si allinea tutto, state proprio cooperando con gli dei. Io vi faccio un applauso. Bravissime, bravissimi. Allora, ragazze mie ragazzi, iniziamo questa lettura e faremo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, poi il messaggio dell'amante mistico, ma trasmutiamo i giorni della settimana proprio come portali. Il lunedì andiamo a vedere cosa stai lasciando andare, la porta che si chiude alle tue spalle in base all'evento che arriva. Martedì uguale, mercoledì la porta che si apre con il 1° luglio e poi via dicendo o narrando. Allora, abbiamo due varianti, le potete sentire anche entrambe. Sotto all'info box trovate la timeline di ogni mazzo. Abbiamo il primo e il secondo. E partiamo dal primo. Allora, mettiamo il mio schemino qui. Allora, anzi, prima di mettere i tarocchi, voglio mettere i Sefirion perché mi stavano guardando. Mi stavano guardando i Sefirion e io li ho guardati e poi è nato l'incontro, diciamo. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa lettura per la prima variante per te, affinché tu abbia visione, gioia, cooperazione e libertà. Voglio mettere un oracolo, la grande energia di questa settimana e basta. Ah, poi tu dimmi se questo non è il grande lavoro che state facendo. Pacificazione dell'albero genealogico. Cioè questo è il lavoro sciamanico, capito? Qua avviene la pacificazione dell'albero genealogico. E già mi fa pensare che la porta che si chiude è proprio l'adempimento di tutte quelle qualità che ti permette di realizzare questa pacificazione. Quindi, che succede quando? Questa è la settimana in cui tu sentirai un alleggerimento di pesi straordinario, o meglio, avrai la possibilità di sentirlo, questo alleggerimento, a patto che tu continui a fare la pacificazione della tua genia, delle immagini perturbate, che sono pentacolo magico, rituali, tutto quello che già sappiamo. E c'è questo grandissimo potenziale qua, stupendo. Perché tutti gli eventi nefasti della nostra vita, la maggior parte, vengono anche dalle immagini che si ripetono e che noi affrontiamo sempre allo stesso modo, cioè da vittime. Quando è che avviene la pacificazione? Quando affrontiamo le stesse cose, i pattern, no, energetici che si ripetono in modo completamente diverso, là cambi l'effetto del tuo destino. Wow! Adesso prendiamo i tarocchi. Andiamo a fare da lunedì a domenica. Lunedì, cosa stai lasciando andare la porta che si chiude alle tue spalle? Lunedì, cosa stai lasciando andare? 29 giugno, cosa stai lasciando andare? La difesa, il 9 di bastoni, cosa stai lasciando andare? La difesa. Stai lasciando andare le difese alte, stai lasciando andare quella sensazione di vittimismo per la stanchezza subita, stai lasciando andare la difesa e questa è una resa attiva al tuo destino ed è una carta sublime, è una carta straordinaria perché mi parla che tu hai capito come funziona. Hai capito come funzionano le cose, quindi lunedì potresti trovarti a che fare con delle situazioni che ti riportano ad avere delle difese alte, ma tu attuerai una
resa attiva, non più difese. Lo so che sei stanca, magari lunedì ti puoi trovare a che fare con delle situazioni che ti mettono davanti una certa stanchezza, ma tu reagirai in modo diverso col tuo libero arbitrio, dandoti alla vita, cioè rendendo onore anche alla tua stanchezza, seguendo il tuo corpo. Non devi essere performante, non devi piacere a tutti, non devi mi arrendo, e quindi mi arrendo in modo attivo, cioè mi do alla vita, e questo genera un alleggerimento di peso. Quindi lunedì ti potrai trovare a che fare con questo alleggerimento di peso grazie alle circostanze che arriveranno, con le quali ti confronterai. Laddove prima mettevi difese, si rilasciano. Vediamo il martedì. Cosa hai compreso? Qual è l'ultimo insegnamento di giugno? La consapevolezza che ti permette di attraversare la soglia. Cosa hai compreso? L'ultimo insegnamento di giugno. Che devi andare a lasciare andare il controllo, incredibile, l'ha appeso. Cosa hai compreso? Giugno, l'ultimo insegnamento di giugno è cambiare prospettiva a come reagisce agli eventi, cioè lasciare andare il controllo, mettersi al servizio della vita, mi rendo disponibile alla vita, mi rendo disponibile agli eventi perché sono parte integrante del mio destino. Se io controllo, tendo a controllare gli eventi, allora gli eventi mi asfaltano, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones. E quindi martedì ti potrai, io qua vedo carte di grande rilascio, come già mi aveva detto l'oracolo, grande rilascio emotivo, grande rilascio, perché martedì ti potresti avere a che fare con una situazione, con delle situazioni che impongono la calma, impongono la resa, impongono un fermo, no? E allora martedì comprenderai che devi lasciare andare il controllo, ma qua già l'hai compreso il lunedì. Quindi martedì ci possono essere delle situazioni che ti fermano e ti fanno capire quanto è importante la resa attiva. Vediamo mercoledì, 1° luglio, la porta che si apre. Qua vi rimando al portale di luglio 2026, il rituale, ok? Perché si attiva la prima immagine che hai visto. Dire si attiva la prima immagine che hai visto, perché le immagini non sono mai conseguenti l'una all'altra. Si attiva il portale, per ognuno di voi è diverso, eh? Quindi la prima energia che entra nel tuo campo mercoledì 1° luglio, qual è? Guardati, la regina di bastoni. Allora, la prima energia che entra il mercoledì, ti sentirai magnetica, magnetico, affascinante, piena di potere, ma un potere magico. Le persone ti guarderanno con sguardo diverso. Tu stessa o tu stesso ti percepirai in un modo così diverso, così erotico. Che cos'è percepirsi in modo erotico? Procreativo con la vita, attivo con gli eventi. Non subisco il destino, ma coopero con il mio destino. E questo ti fa sentire fiorente. Bellissima, bellissimo. Si apre una porta piena di potere e di magia mercoledì. Ti sentirai proprio immerso in quest'aurea. Guarda, hai faticato per arrivarci, ma la fatica non era una fatica reale, energetica, ma era una fatica mentale. Vediamo giovedì, cosa sei chiamata o chiamato ad accogliere? Qual è il dono che vuole arrivare, la nuova possibilità? Giovedì 2 luglio. Cosa sei chiamata o chiamato ad accogliere? Una nuova visione della vita e nuove prospettive, sguardo verso il futuro, entusiasta verso il futuro. Quindi giovedì, cosa sei chiamata o chiamato ad accogliere? Il dono che vuole arrivare, la nuova possibilità, è proprio la nuova possibilità. Vedo che ci sono delle nuove possibilità o di lavoro o di vita, dei passi verso il nuovo. Sei chiamata ad accoglierli e a includerli come parte integrante del futuro
pacificato che andrai a manifestare. Quindi possono arrivare nuove idee, piccoli passi verso qualcosa di nuovo, una persona che ti propone qualcosa, o la programmazione, l'inizio di un viaggio, qualcosa. Giovedì è il nuovo che bussa alla tua porta e sei chiamata ad accogliere questo. Sguardo verso il futuro. Cos'è lo sguardo verso il futuro? Che metto alle spalle tutte il rimuginio della mente sul mio passato. Ok. Venerdì, qual è la prova iniziatica il venerdì? Quale paura o resistenza potrebbe emergere? Quindi con quale paura o resistenza dobbiamo allearci? Venerdì. Con la paura di perdere. 5 di coppe. Venerdì siamo chiamati ad allearci alla dolce tristezza, alla dolce malinconia. Venerdì potrebbero arrivare delle situazioni che ci rimandano questa emozione. E se dovessi perdere, e se non dovessi farcela, ma era meglio prima. Magari un sguardo al passato un po' troppo malinconico, che non è troppo. È se avessi avuto quello, adesso potrei fare meglio. Se avessi fatto così, sarebbe stato meglio. Ecco. La prova iniziatica di venerdì, quale paura o resistenza potrebbe emergere? La resistenza di essere legati al passato, a ciò che è andato perduto. Ma ricordiamo che il 5 di coppe, 3 coppe sono versate, qua sono rotte, 2 coppe sono piene. Questa persona si concentra su ciò che è andato perduto e non guarda ciò che resta, perché bisogna partire da ciò che resta. Allora ci alleiamo alla dolce tristezza, alla dolce malinconia. Se state facendo i rituali in questa giornata, alleatevi all'emozione, come vi ho spiegato nel rituale, e fate un gesto che onori questa presenza. Magari questo è un gesto bellissimo durante la meditazione o durante la giornata ad occhi chiusi. Se arriva la dolce tristezza, chiudete gli occhi, guardate questa figura della dolce tristezza oppure l'immagine che ve la rimanda e fate un gesto simbolico. Immaginate di darle un fiore. Qua c'è una rosa rossa, dagli un fiore, fate un gesto per dire ti onoro, ti amo, ti ringrazio di essere qui. Ok? Vediamo il sabato. Il dono nascosto, il sabato. Qual è la benedizione? Scusami. Qual è la benedizione che sta maturando dietro le quinte? Il dono nascosto, la benedizione che sta maturando dietro le quinte, ciò che ancora non vedi completamente, il dono nascosto, sabato. L'amore, le vere scelte dettate dal cuore che non sono più opinabili dalla mente razionale. Gli amanti, il sabato è una carta molto bella perché mi dice che ciò che sta maturando dentro di te è un grande amore, ma non solo l'amore romantico, è l'amore stesso per la vita e per gli eventi, e questo genera anche un amore romantico, cioè ma non romantico nel termine spicciolo. Il dono nascosto, la benedizione che sta maturando dietro le quinte e che ancora non vedi, è quella tua capacità di fare delle scelte che non sono più suscettibili dagli eventi esterni o dalla mente razionale, scelte dettate dal cuore, che la vera scelta di darsi, di offrirsi alla vita e che genera risultati stupefacenti, sorprendenti rispetto al passato. Quella sensazione di non avere alcun dubbio quando fai qualcosa, ed è un dono straordinario perché sei proprio sul sentiero del daimon, dell'amante mistico, della tua missione. Quella scelta di darti alla vita, agli eventi per ritrovare amore, come nel mito di Amore Psiche, sapendo che ogni evento che viene manifestato nella tua vita è un dipendente del dio amore, di Eros, come ti ho spiegato nel video podcast La mente, no? Ecco, dentro di te sta maturando proprio questo, il dono nascosto, e questo ti farà trovare l'anima gemella in forma di persona, di lavoro, di casa, come vi ho spiegato invece nel video Fiamme gemelle, anime gemelle,
dalla Kabbalah al buddismo al mito, il secondo video che ho messo, non il primo, il secondo. E questo è una benedizione straordinaria, ma già sabato tu la sentirai questa cosa, Quindi sabato ti potresti trovare davanti a una scelta con gli amanti di qualsiasi natura, perché abbiamo 5 di coppie di amanti, di qualsiasi natura. Una scelta di qualsiasi natura che ha a che fare con il lavoro che hai fatto il venerdì sulla dolce tristezza, dolce malinconia. E quindi sapere che quegli eventi che ti accadono sono funzionali al tuo daimon, alla tua missione. E anziché subirli da vittima, ti allei facendo il viaggio ctonio sotterraneo, così che la dolce tristezza, una volta accolta, non diventi sofferenza, ma diventi il potente alleato. Allora, perché l'anima vuole nutrirsi, no? E il venerdì si nutre con questa dolce tristezza. Come insegno sempre, come noi ci nutriamo di sole, di ossigeno, di acqua, di frutta, di verdura, l'anima si nutre di pathos. E se non le diamo il pathos, che sono il regno infero, sotterraneo, il mondo ctonio, l'anima ti asfalterà prima o poi, cioè da un momento all'altro. Ti renderai vittima della tua stessa creazione. Invece se tu a poco la nutri, tu generi effetti completamente diversi. Andiamo a vedere la domenica. Quale energia desidera accompagnarti nella nuova settimana? Domenica. La sciamana, lo sciamano, che in queste carte ho preso queste carte perché al posto del mago c'è lo sciamano e viceversa. Allora, quale energia desidera accompagnarti nella nuova settimana? È lo sciamano. Lo sciamano è lo psicopompo, è un cantastorie, è colui che è in grado di mettere in relazione visibile e invisibile, colui che attraverso la narrazione, attraverso le storie, racconta una storia diversa, una narrazione diversa. Allora è come se questa settimana tu raccontassi una narrazione diversa della tua vita, della tua storia di vita, della tua settimana, dei tuoi giorni, e questo comporta il ribaltamento della tua narrazione. Cioè laddove tu avevi subito la dolce tristezza, la dolce malinconia, quando ti allei con quella dolce tristezza, dolce malinconia, tu sei in grado di cambiare gli effetti del tuo destino e quindi il grande potere sciamanico è in te. E qua si percepisce fortissimamente forte l'alleanza allo spirito e agli dei che state facendo con i rituali, con le porte, con i rituali. E la cooperazione con l'invisibile significa fare il viaggio sotterraneo. Dolce tristezza, dolce malinconia, abbandonare il controllo sugli eventi. Quindi domenica io vedo che tu avrai una sorta di eureka. Accadrà un evento o un fatto o un evento che ti farà capire la tua capacità di aver trasformato la tua vita in un successo. Che sia piccolo o grande è lo sciamano. Sentirai di avere tutti gli strumenti più potenti per cooperare con il tuo destino. È straordinario questo, è straordinario. Guarda, 10 di bastoni come fondomazzo. Mi dice che la pesantezza è finita. La pesantezza è finita. Assolutamente sì. Allora, voglio mettere alcune specifiche in merito a queste. Allora, sul 9 di bastoni, cosa stai lasciando andare? La porta alle tue spalle con questo 9 di bastoni, no? Una carta, cosa stai lasciando andare? Il controllo, non ci posso credere. Lunedì e martedì con la chiusura di giugno tu lasci andare completamente il controllo sugli eventi, che significa anche analizzarli, Se avessi fatto così sarebbe andata così, se non avessi fatto quello avrei potuto fare quello. Ecco, questo è il controllo sugli eventi, che è l'analisi, no? Quindi lascia andare il controllo, incredibile. Allora,
Martedì, che abbiamo visto con l'appeso, hai compreso che una nuova prospettiva di vita è lasciare andare il controllo. Rispetto a cosa in particolare? Rispetto a quando arriveranno le cose nella tua vita, perché tutto ha il suo tempo, Cavaliere di Denari. Quindi ci possono essere degli eventi di natura lavorativa o di natura pratica della tua vita che possono fermarsi apparentemente. Quindi lasciare andare il controllo su questo, o delle entrate che devono arrivare, lasciare andare il controllo su questo, perché i tempi della mente non sono i tempi dell'anima. Cioè tu comprendi questo con la chiusura di giugno. Andiamo a vedere con il portalone del 1° luglio. La prima energia che entra nel tuo campo è la regina di bastoni. Ti vedo ammirata, essere ammirata, ammirato, guardata con occhi diversi. Ti accorgerai che mercoledì ti guardano con occhi diversi le persone con questa regina di bastoni. E andiamo a vedere cos'è che emana la regina di bastoni. Che tu sia uomo o donna non importa, emana una grandissima disciplina spirituale, l'imperatore. Verrai anche richiesta, secondo me, verrai notata o notato anche da figure di potere, ok? Perché tu incarni una profonda disciplina spirituale con l'imperatore. Abbiamo fatto il video sull'imperatore, il viaggio erotico negli arcani. Allora, quello che il mito che abbiamo estrapolato con l'imperatore è proprio quello del toro bianco, è il mito di Acrisio anche, sia di Minosse che di Acrisio. E quindi cedere il controllo significa avere il potere, avere il vero potere degli dei. Cedere il controllo sugli eventi significa avere il vero potere degli dei. E quindi le persone ti guarderanno come per dire: questa persona incarna talmente tanto potere, però ti vedranno come se tu hai offerto il tuo potere agli dei e quindi hai acquisito più potere degli uomini, perché ti sei alleata agli dei o alleato agli dei. E vediamo questo giovedì. Sei chiamata ad accogliere queste novità del 3 di bastoni. Di che novità si tratta col 3 di bastoni, la prospettiva verso il futuro? Ancora non lo sai, il 2 di spade. Allora, ci saranno delle cose nuove che ancora non sai. Sei chiamata o chiamato ad accogliere il dubbio, cioè, guarda, la tua mente potrebbe farti dubitare delle novità. Sei chiamata ad accogliere questo momento di stasi o di attesa come fertile per nuove opportunità che stanno arrivando. Quindi ti troverai davanti a una scelta il giovedì, ma siccome tu hai abbandonato il controllo, non hai la fretta di fare questa scelta su queste novità che ci saranno il giovedì. È un'apertura di cammino. E vediamo il 5 di coppe. Abbiamo visto che la dolce tristezza, dolce malinconia alleata. In merito a cosa? Qual è l'evento che determina il 5 di coppe? Forse una persona che arriva pentita da te, il paggio di coppe. O tu hai un leggero senso di malinconia in merito a qualcuno, oppure qualcuno ti chiede scusa o un senso di colpa nei tuoi confronti. Fatto sta che il venerdì, anche la porta di Venere, no? Dell'amore di Venere, ti metterà a contatto con quella vulnerabilità che deve essere abbracciata. E qua ti consiglio anche il video Wabi Sabi, lettura Wabi Sabi di Tarocchi, ok? Quindi magari riascoltatela se l'hai già fatta. Quindi può esserci una persona che si dimostra vulnerabile nei tuoi confronti, o tu che ti abbracci le tue vulnerabilità, o un messaggio che non arriva che ti chiede di abbracciare la tua vulnerabilità, o il ricordo di qualcuno. Allora il venerdì ti chiede di abbracciare la tua vulnerabilità. Può essere anche un figlio, una figlia. Sì. Allora, vediamo il sabato, qual è il dono nascosto con gli amanti? La benedizione dietro le quinte, gli amanti a cosa portano? Bellissimo. Il 4 di bastoni mi parla di incontro, di festeggiamenti e di realizzazione. Io sabato è possibile che tu abbia un incontro, dove un incontro d'amore o un incontro di cuore o un incontro non solo amore romantico, perché il sabato vedo celebrazione e festeggiamenti dovuti alla tua capacità di darti agli eventi e all'amore. Ok? Vediamo lo sciamano. Quali eventi modifica lo sciamano? Quindi la domenica, quale energia desidera accompagnarti nella nuova settimana con lo sciamano? Dove opera lo sciamano, che poi è il mago, no?
E il mago anche qui, negli arcani, il viaggio erotico negli arcani maggiori abbiamo fatto il mago, lo sciamano, dove utilizziamo la spada, che può essere anche un manico di scopa, ok? Anche qua magari rifacciamo il mago in questa settimana per abbattere gli ostacoli psichici e il controllo, no? Allora, domenica, quale energia desidera accompagnarti la nuova settimana? Lo sciamano su quale opera? Dove opera? Nel portarti tutto ciò che desideri, l'imperatrice. Allora, dove opera lo sciamano? Dove opera il mago? Il mago ha la capacità, lo sciamano, di sentirsi di poter realizzare qualsiasi cosa, perché non vede ostacoli. Allora questa consapevolezza ti porterà a una piena prosperità e anche alla dolce attesa di ciò che hai seminato, con la garanzia impeccabile, anche se la mente non vede, che tu i frutti li raccogli in modo esponenziale. Allora domenica potresti avere delle idee creative, ti dico già questo, delle idee creative o qualcosa che genererà, stimolerà la tua creatività e ti porterà dei successi futuri, va bene? Ciò che stavi aspettando magari a metà settimana arriva domenica con questo nuovo inizio qui, d'accordo? Ricordiamo che tutto ha a che fare con la pacificazione dell'albero genealogico. La prosperità che i tuoi avi, alcuni dei tuoi avi non hanno avuto, si è manifestata nella tua genia sotto forma di spiriti perturbati, che hanno impedito la realizzazione della tua prosperità, facendoti comportare sempre allo stesso modo con gli eventi più difficili, ok? Qua c'è una chiave essenziale il venerdì. Tu avrai la conferma che ti sei alleata con quelle emozioni dove i tuoi avi non sono riusciti, e quindi generando prosperità. Quindi liberando te e i tuoi antenati, i tuoi avi, generando prosperità. Prosperità, tutto quello che vuoi con l'imperatrice, la capacità di generare prosperità, ok? Quindi adesso tu stai riprendendo? Sì. Adesso andiamo a visualizzare un po' di più, andiamo a fare sull'amore e vediamo cosa ci dicono. Allora, voglio capire, voglio mettere una carta di tarocchi queste, chiedendo cosa desidera nascere in te attraverso la relazione in questa settimana. Cosa desidera nascere in te attraverso la relazione in questa settimana affinché tu possa prosperare? Cosa desidera nascere in te nell'amore, nella relazione in questa settimana? L'autonomia emotiva, l'autosufficienza emotiva, il 9 di denari. Sapete quanto amo questa carta, no? Per me è il non plus ultra dell'amore di sé. Quindi solo se stai bene tu e se ti ami puoi far fiorire il mondo. Quindi, allora, cosa desidera nascere nell'amore in te in questa settimana? È il 9 di denari. Questo significa che dentro di te vuole emergere l'autosufficienza emotiva, l'autosufficienza anche economica, non dipendere né emotivamente né economicamente da qualcuno, cioè essere fiero di chi sei, delle tue peculiarità, l'autosufficienza. Quindi potresti avere a che fare con delle persone che ti specchiano questa esigenza qui, magari delle persone che sono autosufficienti, che ti specchiano questa cosa, a seconda del livello di consapevolezza spirituale a cui state andando, no? Quindi questa è la realizzazione personale di sé, realizzazione personale che ti permette di avere delle relazioni sane, dove non specchiamo il bisogno l'uno dell'altra o l'uno dell'altro, ma condividiamo la nostra interezza. E adesso sulla base di questo andiamo a vedere cosa può accadere in questa settimana nell'amore. Questo dipende anche dalla pacificazione dell'albero genealogico, no? Come ho spiegato anche nel podcast Magia Pratica 8, il culto degli antenati, noi veniamo da un inconscio collettivo dove i nostri genitori non potevano fare quello che, o i nostri nonni non potevano dedicarsi alle arti, alla bellezza, perché poi quando è arrivato il posto fisso, no? Il dopoguerra, e quindi hanno sacrificato la loro creatività, il loro essere, e la loro sufficienza, anche autosufficienza economica, autosufficienza emotiva. Quindi veniamo da lì. Vediamo cosa accade nell'amore, quali sono le energie che girano per te in questa settimana nell'amore. Abbiamo il mago, vedi il mago e lo sciamano, ne abbiamo due in queste carte, c'è un nuovo inizio qua. C'è il mago, cavaliere di denari,
Un inizio, chi va piano va sano e va lontano, lo troviamo di nuovo il Cavaliere di Denari. E la Luna. Allora qua abbiamo un inizio. O un inizio con una persona, o il fatto che tu stai chiamando a te il tuo amante mistico che poi si riversa nella materia con una persona. C'è, eccolo, è il mago, va bene? Poi abbiamo il Cavaliere di Denari, a poco, e poi abbiamo le paure che la mente può suscitare in merito a questa relazione o in merito a quando arriva questa persona. Quindi l'energia c'è, il mago. Cavaliere di Denari è la cosa certa. Sai che ogni tarologo ha i suoi codici. Per me il Cavaliere di Denari è la cosa certa. Certa, è più lenta perché è più radicata, perché i denari sono la terra, ci mette tempo a fiorire, ma perché mette radici profonde. E poi abbiamo la luna, è come se allora arriva questa persona per alcune di voi, per altre è nell'energia, c'è già nel tuo campo energetico. Il fatto che possa andare non veloce, come te lo descrivi, come la mente razionale all'ardire di controllare, potrebbe generare paure, incertezze, la luna, preoccupazioni, no? Allora, questa energia ti invita a scendere nella profondità, avevamo già il 5 di coppe qui, tua, a guardare quali sono queste tue paure, ad allearti alle emozioni relative a queste paure e a far emergere il potenziale che c'è, va bene? Allora, possiamo avere anche una persona che ti affascina molto sul piano energetico, la vedi più concentrata, che va piano, la vedi più concentrata sulle sue cose, la vedi più concentrata che chi va piano va sano e va lontano, questo può generare delle paure. Ma queste paure, ripeto, sono antiche, la luna è una carta antica, antichissima, mi parla di vite passate, di immagini passate legate all'albero genealogico, l'hanno vissuta anche i tuoi avi, i tuoi antenati questo. Quindi possiamo avere una persona molto magnetica, molto affascinante, anche realizzata per certi aspetti, che ti rispecchia l'esigenza di realizzarti tu. Per altri di voi non c'è la persona in sé, ma c'è l'energia. C'è l'energia che sta aspettando la tua maturazione dell'autosufficienza emotiva a mezzo del lavoro con le emozioni. Andiamo ancora più in profondità con l'energia di questa persona nei tuoi confronti. La temperanza, vedi la pazienza, re di spade e il re di bastoni. È una persona molto valente in spagnolo. Questa persona è molto paziente nei tuoi confronti. E questa persona ha le idee chiare, ha anche una grande energia di visione, di leadership, è un leader questa persona, ecco perché ti ho detto è molto magnetica, magnetico, e può generare in te la necessità di recuperare quei tuoi talenti magnetici allo stesso modo per realizzare la tua sufficienza emotiva. La regina di bastoni sta qua, eccola la coppia. È una persona che può andare piano, allo stesso tempo è una persona che porta pace, che porta guarigione, equilibrio alla tua vita. È una persona che fa dei discorsi molto equilibrati, ha una leadership naturale, conquistata dai suoi sforzi, però allo stesso tempo, mi spiego? Per alcuni di voi potrebbero esserci due persone, e quindi la confusione è in merito a due persone. Allora, la confusione non è un limite. Ricordiamo che quello che vuole nascere per te in questa settimana nell'amore è la realizzazione, l'autosufficienza emotiva. Va bene, magari in una persona vedi la sua lucidità, nell'altra persona vedi la leadership, e allora mettere in equilibrio queste due energie dentro di te per realizzare la tua sufficienza emotiva. Lo fai con l'alleanza alle emozioni e ai rituali che stai facendo, va bene? Non è che devi scervellarti, no, d'accordo? Vediamo una carta finale nell'amore per te. E qua abbiamo un nuovo inizio, abbiamo il paggio di bastoni, carta finale nell'amore per te, ti vedo entusiasta di conoscere questa persona o queste persone nuove, sei una persona nuova. Se invece è una persona che conosci già, vedo una relazione foriera di entusiasmo, e di curiosità, di voglia di scoprirsi, che non riguarda più il passato, mi conferma la pacificazione dell'albero genealogico, la voglia di scoprire ehm, senza pregiudizi, va bene? Vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione,
Cosa ti dirà questa persona? Qual è l'energia che muove questa persona nei tuoi confronti? Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. È una persona che aspetta te. Infatti quello che vuole emergere in te è il 9 di denari, colei che si prende colui i suoi tempi per realizzare l'autosufficienza emotiva, economica, personale. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. È una persona molto onesta che attende te. Oppure, se non la vedi in questa settimana, è una persona che sta aspettando anche inconsapevolmente la tua autosufficienza emotiva grazie al lavoro con la dolce tristezza e la dolce malinconia. Si fa da sola questa cosa, basta che tu con libero arbitrio scegli di relazionarti a queste emozioni. Cos'altro ti dice questa persona? Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. Qua è una persona che può aver avuto paura dell'amore, ma come abbiamo avuto paura tutti, no? Qua ricordiamo che il sabato abbiamo l'assenza di paura dell'amore. L'amore cos'è? Il darsi, l'offrirsi agli eventi. Allora tu prendi consapevolezza del lavoro che hai fatto anche sul venerdì e diventi sciamana, sciamano, tu non hai più paura dell'amore. L'amore di te, che a mezzo delle emozioni che vivi si rivela. Ok. Vediamo cos'altro. Poi alla fine ti chiede di sposarlo perché tu non lo cerchi, alla fine fa un gesto matto. Vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? Allora, qua c'è un grande potenziale. C'è un grande potenziale. Allora, al di là che lo incontriate o meno perché siamo a migliaia, no? In questa settimana, il potenziale qual è? Che quando tu diventi sciamana delle tue emozioni, sciamano, e tu realizzi il tuo amore di te, tu realizzi l'amore con l'amante mistico, il daimon, come diceva Platone, e quindi quello genera all'esterno di te l'anima gemella, il lavoro gemellare, la casa gemellare, il luogo gemellare, come vi ho spiegato nel video sulle fiamme gemelle, anime gemelle, il secondo, dalla Kabbala al buddismo al mito. E quindi anche nella realtà fisica si manifesta la persona che rispecchia questa tua interezza, integrità raggiunta. Mi spiego? Bellissimo. Vediamo un po' cosa ci dicono questi per questa settimana per te. È uscita da sola, non me ne sono manco accorta. Perdono. Permettere alle acque curative di lavare via il dolore. E qua te l'ho detto che il venerdì abbiamo la necessità che le tue fragilità vengano accolte come mai fatto prima, e queste fragilità, come tua esperienza la fragilità, accogliere le tue fragilità, gli eventi esterni che te le palesano, può essere una persona che chiede perdono o che si fa vedere più fragile. Fatto sta che questa carta mi parla di lavare via il dolore a mezzo dell'alleanza con l'emozione, dolce tristezza, dolce malinconia, ok? Vediamo cos'altro. Un tocco tenero significa così tanto, contatto fisico. Sì, questo è proprio il paggio di coppe mi viene. Hai a che fare con l'energia del paggio di coppe in questa settimana, anche rispetto a questa persona, C'è questa bellissima fragilità che è molto commovente. Una persona può farti un gesto, può dire qualcosa di tenerissimo che ti commuove, può fare qualcosa. Ehm, Al di là della persona o meno, quello che è necessario che tu sappia, ciò che riguarda prettamente l'amore per te, è abbracciare le tue fragilità, perché l'altro è il veicolo di quello che tu devi guardare di te, no? Sì. Vediamo cos'altro. Libertà, spazio sano e spazio per respirare. Il tuo cuore in questa settimana esige una relazione dove tu possa respirare, tu e l'altra persona.
quindi non cose, come si dice, quelle cose tutte strette, no? Che non lasciano spazio per respirare, ma questo già la tua anima ce l'aveva detto, che è quel tipo di relazione che vuole, la libertà di sentirsi autentici senza mendicare una propria, senza mendicare l'amore, ma questo è possibile se tu ti allei a questa emozione qua, fai il viaggio octonio sotterraneo, realizzi questo aspetto e ti ritrovi integro dopo il viaggio sotterraneo, capito? Quindi, ragazze mie ragazzi, non aggiungerei nient'altro, metto alcuni oracoli per le mie ragazze e i ragazzi che hanno fatto le donazioni. Allora, il messaggio per le mie ragazze e i ragazzi che hanno fatto le donazioni, qual è specifico per te? Con gli oracoli della Antonella. Mettiamone uno e poi ci mettiamo la porta che si apre. Allora, ostacoli. Allora, la porta del paradiso, questa è la porta migliore del mazzo. Se in questa settimana tu percepisci degli ostacoli, ma credo che siano i primi giorni della settimana, e poi la mente può percepire come ostacolo il venerdì. Allora, se tu ti allei all'emozione, tu realizzi non un sogno, tu realizzi qualcosa da togliere il fiato, la porta del paradiso. Allora, il paradiso è il paradiso delle origini, è la sciamana lo sciamano. Quando gli uomini che vivevano nell'età dell'oro, secondo Esiodo, nell'età dell'oro, e secondo la religione cattolica, cristiani nel paradiso delle origini, è la stessa cosa, vivevano non distinti, non erano separati dalla parte invisibile, dalla beatitudine. Allora cosa significa questo? Tu gli ostacoli che hai in questa settimana li vede solo, sono ostacoli percepiti dalla mente razionale, perché superato quell'ostacolo, cioè alleandoti all'emozione, abbandonare il controllo, allearsi alla stanchezza, alla dolce tristezza, alla dolce malinconia, tu realizzi qualcosa di grandioso. E già in questa settimana lo vedi. Questi due oracoli non hanno fatto altro che confermare questa lettura, ma per te ancora più incisivo. Va bene? Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima. Io passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi con la seconda variante. Andiamo a vedere questa settimana, lettura della settimana soglia, il ponte tra ciò che sei stato e ciò che luglio desidera far nascere attraverso di te. Allora, facciamo come ho fatto anche nell'altra variante, non era previsto, ma mi hanno guardato, voglio mettere un oracolo dei Sefirion. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa lettura per te, affinché tu abbia visione, consapevolezza, bellezza e gioia. Vediamo il grande spirito cosa ti dice per questa settimana soglia, dal 29 giugno al 5 luglio. Torna la quiete dopo la tempesta, speranza nel mare tempestoso. Alcuni di voi stanno magari vivendo un momento di sommossa interiore, un po' di agitazione, proprio perché si sta chiudendo un portale e se ne apre un altro, cioè si chiude il ponte tra quello che sei stato e quindi magari la mente razionale cerca di afferrare il conosciuto che ormai ha smesso di dare, di avere una funzione evolutiva e si appresta allo sconosciuto e quindi c'è un po' di caos, no? Come diceva Nietzsche, solo dal caos può nascere una stella danzante. Torna la quiete dopo la tempesta.
dopo l'agitazione. È come se ci fosse un rilascio emotivo nell'attraversamento di questo portale. Vediamo un po'. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Andiamo subito sul lunedì 29 giugno. Cosa stai lasciando andare? Qual è la porta alle tue spalle? Cosa stai lasciando andare? Qual è la porta alle tue spalle? Lunedì. Ah, qua abbiamo il 9 di denari, la mia carta preferita. Allora, in questo caso, cosa stai lasciando andare? È l'idea di un'autoprotezione eccessiva. Che non sei sola, non sei solo. Hai tantissimi spiriti che ti abitano, che l'universo ti sostiene, non devi fare tutto da sola o tutto da solo per realizzarti, no? Cioè, anche quando nelle masterclass offriamo agli dei, ma anche nelle sequenze yoga sciamanico, ma soprattutto l'abbiamo fatto nel masterclass Il viaggio dell'eroe, e quando tu esprimi un intento, un obiettivo di realizzazione personale, non sei tu che te lo realizzi. Tu ti devi occupare solo dell'offerta che hai fatto agli dei quotidianamente, non devi più pensare all'obiettivo perché sono gli dei che te lo portano. Gli dei lo realizzano a seconda i tempi di maturazione della tua anima, no? Quindi l'idea che non devi fare tutto da sola, l'autoprotezione, l'isolamento, il 9 di denari tende anche a isolarsi, no? Rispetto alla porta, cosa stai lasciando andare, la porta alle tue spalle, si chiude l'idea che devi fare, che sei sola, che sei solo. Non è così, non è così. Perché la realizzazione avviene con una cooperazione, una coralità di forze che ti abitano, no? Il portale di luglio 2026, chi sta facendo il rituale dei 7 giorni, hai visto che immagini ti stanno guidando, quelli sono gli dei, no? Non sei sola, non sei solo. E vediamo cosa hai compreso, qual è l'ultimo insegnamento di giugno, la consapevolezza che ti permette di attraversare la soglia. Cosa hai compreso? Martedì. L'asso di coppe è una nuova verità che sgorga dal cuore. Allora, c'è un amore che sgorga il martedì, che il fatto di non sentirti più sola o solo nella realizzazione del tuo destino ti fa sgorgare tanta felicità. E questo può essere anche l'asso di coppe come evento esterno, un evento che ti fa sentire di non essere sola o solo, qualsiasi evento che porta tanta gioia. Può essere l'incontro con una persona, una rivelazione, un'emozione che ti fa sperimentare la gioia di essere amata o amato, qualcosa che arriva per farti battere il cuore. Ed è una bellissima consapevolezza questa. Quindi l'ultimo insegnamento di giugno è che il tuo amore, l'asso di coppe e l'amore ti guiderà e che le forze invisibili sono espressione di questo amore per la realizzazione dei tuoi obiettivi, la realizzazione personale. Adesso vediamo mercoledì 1° luglio, la porta che si apre. E qua vi rimando al video sul portale di luglio per fare il rituale. Però andiamo a vedere qual è la prima energia che entra nel tuo campo. Il 1° luglio, la porta si apre, la prima energia che entra nel tuo campo. Asso di bastoni, bellissimo. La prima energia che entra nel tuo campo è un'opportunità di allegria, novità. L'asso di bastoni è la scintilla della Kundalini che si sveglia, l'energia creativa, l'energia procreativa. Nello sciamanesimo diremmo energia erotica, procreativa. Può essere un'idea che non va forzata, ma va seguita sotto forma di ispirazione. Può essere che qualcuno ti chiami o una verità si rivela e genera entusiasmo, allegria. La consapevolezza che non sei sola e che ti allei agli eventi, agli dei, genera amore e ispirazione. Questo mi stanno raccontando. Quindi anche quando tornerete a fare il rituale, per chi sta facendo il rituale dei 7 giorni,
mercoledì avrete proprio un sussulto energetico, qualcosa di potentissimo vi arriva il mercoledì. Anche chi non sta facendo il rituale avrete una sorta di movimento energetico interno, un'allegria particolare, riderete, qualcosa di wow, qualcosa che vi stimola a fare qualcosa. Sì. Vediamo giovedì cosa sei chiamata o chiamato ad accogliere, qual è il dono che vuole arrivare, la nuova possibilità. La piena trasformazione, la morte. Sei chiamata o chiamato ad accogliere la morte di una vecchia identità. La trasformazione, sei chiamata ad accogliere l'attraversamento della grande soglia con profonda fede. Ripeto, chi sta facendo i rituali, attraversamento senza della soglia della porta luminosa, senza analizzare, senza giudicare niente, perché quella cosa ti condurrà alla realizzazione, grazie alla cooperazione con l'immagine che vedi dietro la porta. Il giovedì, quindi, cosa sei chiamata o chiamato ad accogliere? È la possibilità di creare a partire da zero, cioè di creare sulla base di quello che hai appreso. E qua vi invito fortemente a fare il rituale di morte e rinascita il giovedì, perché il portale è aperto. Rituale di morte e rinascita insieme al rituale dei 7 giorni. Quindi il rituale di morte e rinascita il giovedì perché permette di garantisce la tua psiche che il corpo ha capito, ok? È una grande trasformazione. Cosa significa la nuova identità? Quello che non ha a che fare con la vecchia, col 9 di denari, il fatto che non sei sola, non sei solo a cooperare, la fede nel mistero, la fede nell'attraversamento della grande soglia, tra visibile e invisibile, fede nell'invisibile, non solo in ciò che è conosciuto. Questo è il dono che vuole, la nuova possibilità che vuole arrivare. Vediamo il venerdì, la prova iniziatica. Quale paura o resistenza potrebbe emergere e quindi con quale paura o resistenza ci dobbiamo alleare? Allora, venerdì, la prova iniziatica. Quale paura o resistenza potrebbe emergere? Il paggio di denari. Il paggio di denari, la paura di iniziare qualcosa di nuovo. La paura di fare un passo verso il nuovo, a livello concreto, anche la paura di fare il rituale stesso, perché la mente vuole il controllo sugli eventi e dice no, io il rituale sono scemenze, capito che voglio dire? La paura di iniziare anche il rituale del portale, per chi non l'ha iniziato, il gesto concreto è il paggio di denari. Alla base di tutto, venerdì, la prova iniziatica, quale paura o resistenza potrebbe emergere? La paura di iniziare qualcosa di nuovo come se fossi una studentessa, uno studente, la paura di iniziare a fare un gesto, dare un passo, la paura di iniziare concretamente qualcosa, di prendere una direzione. Qua c'è una persona, vedi, un mago, apprendista, con una cartina qui, sta per andare verso questa direzione e c'è un po' la paura di andare verso una nuova direzione che ha a che fare con la fede negli eventi, seguire l'ispirazione, sentire che non sei sola o solo. Quindi venerdì potrebbe arrivare un'opportunità in concreto e ci sarà forse un po' di paura ad accoglierla. Ma se mi fai il rituale il giovedì, io vi sto dicendo proprio tutti i passi, ragazze e miei ragazzi. Poi chi vuole ascoltarmi, chi vuole farlo, allora avrà la strada aperta. Il problema è che subiamo le letture, subiamo il nostro destino. Io vi sto dicendo proprio tutti i passi, guardate come sono chiare le carte, chiarissime. E allora le utilizziamo in modo evolutivo, cioè proprio in modo esperienziale, subito. Quindi il venerdì, la paura di iniziare, ok. Sabato, qual è il dono nascosto, la benedizione che sta maturando dietro le quinte, ciò che ancora non vedi completamente? Allora, quando mi esce la ruota della fortuna? La ruota della fortuna sono eventi improvvisi che girano da un momento all'altro senza che tu li abbia
chiamati o li abbia gestiti. Allora, il dono nascosto, la benedizione che sta maturando dietro le quinte, è un cambio improvviso a tuo favore, anche se ancora non lo vedi, per iniziare qualcosa di nuovo. Ripeto, il dono nascosto, la benedizione che sta maturando dietro le quinte, ma tu non la vedi ancora, e che il destino, la ruota della fortuna, sta lavorando per te, facendoti arrivare un evento, qualcosa, ma già sabato tu avrai questa percezione, magari arriva questo evento e poi si manifesta ancora più in grande, che il destino sta cooperando con te perché tu ti stai alleando. Un evento fortunato che farà girare la ruota. Lo puoi vedere già sabato, o lo vedi sotto forma di energia o di percezioni o di evento proprio. Domenica. Quale energia desidera accompagnarti nella nuova settimana? Un'energia stupenda, il 6 di coppe, ritorno alla purezza dell'infanzia, ritorno alla bellezza del cuore. Quale energia desidera accompagnarti nella nuova settimana? È un'energia che richiama i momenti più spensierati, più freschi, più leggeri, dove ti muovevi quando eri più piccolo, spinta dalla bellezza, dalla ricerca, dall'amore. Potresti domenica anche recuperare dei talenti sopiti. Potresti domenica anche sentire la tua bambina o il bambino interiore che è felice e questo genera un entusiasmo nelle tue cellule, generando endorfine, ti sentirai proprio appagato o appagato, contenta o contento. Potrebbe essere che domenica tu rivedi, recuperi o dei talenti che erano sopiti, dei doni tuoi, o incontri delle persone del tuo passato, persone di infanzia, che ti ricordano com'eri. Mi è successo quando è stato qualche giorno fa che sono andata all'ennesimo compleanno dei miei amici gemelli, l'ennesimo compleanno, e c'era un ragazzo, un uomo, ormai si è sposato, ha 3 figli, che ha ricordato di quando avevo 15 anni. Dice, ti ricordo di te, sei sempre stata diversa. Avevi questi occhialoni verdi e questo cappotto bianco, i capelli lunghissimi. Eri sempre diversa, hai sempre spiccato la tua diversità. Allora, per me è stato molto bello quell'incontro, perché noi non cambiamo mai. Il tempo ci dà la possibilità di far emergere quello che il nostro seme già è, no? Quando un semino di quercia diventa una quercia, un semino di limone diventa un albero di limone, un semino di pino diventa un albero di pino. E allora in questo passaggio la nostra consapevolezza spesso si perde. Ed è stato bello questo incontro perché ha fatto accadere qualcosa dentro di me. Ora non ti so dire cosa, ma qualcosa è accaduto. È un ricordo, è un'immagine che mi ha dato quella persona, che mi ha fatto... le prime impressioni che ho detto, mi sono detta, caspita, ma allora ero sempre così. Allora anche tu hai percepito a 15 anni, però io non mi percepivo così a 15 anni, no? Quindi domenica potresti anche avere un incontro di questo tipo, o recuperare una fotografia, o fatto sta che il comune denominatore per tutti voi è quella sensazione di bellezza che tu avevi allora e che ritorna in auge. Mi spiego? Bellissimo, bellissimo. Torna alla quiete dopo la tempesta. Allora, in questa settimana io non vedo tempeste, non vedo cose tormentate, no, vedo la necessità il giovedì di praticare un attraversamento della grande soglia, o che state facendo il rituale, o la morte e rinascita, il rituale portale di luglio, la pratica 21 giorni, o il viaggio dell'eroe, il viaggio erotico negli arcani, qualsiasi cosa stiate facendo, il giovedì la porta è aperta per una grande fissare la trasformazione avvenuta. E
Io credo che domenica tu comprenda perfettamente dentro di te che non sei sola, non sei solo a realizzare la tua realizzazione personale. Questa è una settimana di grande realizzazione personale per te, perché gli eventi cooperano, gireranno a tuo favore, grazie alla tua cooperazione. I tarocchi leggono il potenziale, ricordiamolo sempre, a non aver paura del nuovo, portando il meglio dei tuoi talenti del passato. Ora andiamo a vedere con gli altri tarocchi alcune specifiche in merito ai giorni della settimana. Il lunedì, cosa stai lasciando andare con questa porta alle tue spalle? Il 9 di denari, cosa si mette alle spalle? L'idea di dover stare sempre in allerta, cavaliere di spade, per la propria realizzazione. Lascia andare anche l'idea di analizzare, di definire, di mettere confini. No, l'idea di stare sempre in allerta per la tua realizzazione. Quindi lunedì potresti avere delle o conversazioni con qualcuno che animeranno in te questa consapevolezza qui. Sì, è l'ansia della realizzazione, cioè questa è una forma molto sottile di solitudine. Non è la solitudine fisica, è proprio quella convinzione di dover sostenere tutto da sola. Il 9 di denari parla di autonomia, il cavaliere di spade è una corsa incessante, a una pressione che forse ti sei imposta o imposto per dimostrare qualcosa o per arrivare da qualche parte. Quindi è come se tu smettessi di correre per qualche istante e, e lasciassi agli spiriti, al daimon, all'amante mistico, alla vita stessa di collaborare con te. Quindi quello che stai lasciando andare è proprio l'idea di essere l'unico responsabile della tua realizzazione. Mi spiego? Cioè fidarsi di più e controllare meno. E vediamo cosa con il martedì, con quest'asso di coppe, cosa hai compreso? Cioè l'ultimo insegnamento di giugno, questo cuore che si apre con l'asso di coppe, la consapevolezza ti permette di attraversare la soglia, questo sentire l'amore dell'asso di coppe, e non ci credo, cioè il 9 di denari. Allora, sentire l'amore dentro di te, che significa sentire gli spiriti, le forze che ti accompagnano, abbandonare il controllo, ti porta alla realizzazione che stavi cercando, che lo stavi facendo con l'ansia, con la fretta, capito? Con l'eccessiva solitudine, sono sola, devo farcela, sono solo. Ti porta alla realizzazione il 9 di denari. È possibile che tu sperimenterai una grande felicità il martedì, che ti arriva qualcosa che ha a che fare con la tua realizzazione. Proprio appena lasci andare il controllo. Chi fa un cammino sciamanico le cose sono istantanee, eh? Lo sapete bene. Cioè, lo sapete bene, sono molto più veloci di altri cammini tradizionali. Sì, come vedo molta felicità martedì. E vediamo il mercoledì con quest'asso di bastoni, la porta che si apre con quest'asso di bastoni, questa allegria, questa novità. Di cosa si tratta in particolare? Di abbandonare un vecchio modo di agire, di fare l'otto di coppe. E infatti l'otto di coppe poi è precedente alla morte, no? L'otto di coppe è un allontanamento emotivo, allontanamento da vecchie abitudini, vecchi modi di essere, vecchi modi di fare, uscire dalla zona comfort, no? Non a caso il giovedì esce la morte, guardate, è proprio preciso. Quindi l'otto di coppe mi parla nella realtà fenomenica che tu ti allontani proprio emotivamente da situazioni abitudinarie, modi di fare, anche persone, e sgorga qualcosa, un asso di bastoni, allegria, intuizione. È come se lasciassi cadere un peso e finalmente emerge la spinta, l'intuizione, un'opportunità dall'esterno che ti arriva, che genera entusiasmo, che non va rincorsa con il cavaliere di spade, va alimentata, va
come dire, va giocata. La morte, giovedì, cosa sei chiamata ad accogliere? Il dono che vuole arrivare. Questo cambiamento a cosa porta il giovedì? Porta ad avere le idee chiare, regina di spade. Porta ad avere le idee chiare. Quindi giovedì ti vedo parlare ed essere determinato o determinato in quello che dici, perché le tue parole hanno un sostanziale bagaglio emozionale, elaborato. Quindi giovedì ti potresti confrontare con delle persone o con delle circostanze, con delle situazioni dove avrai una mente chiara e taglierai il superfluo. Ok? E per convincere il corpo, il subconscio, che poi diventa potere automatico, i rituali sono fondamentali. Allora, il venerdì, con questa paura del nuovo sul paggio di denari, paura di iniziare cosa il paggio di denari? Cos'è che porta il paggio di denari? C'è paura di godere qua, paura di essere finalmente felici, 9 di coppe. E se non me lo posso permettere, non me lo merito. Non me lo merito di essere felice, perché abbiamo il senso di colpa. E se poi sono felice, come si sentono gli altri rispetto a me? E se poi io godo troppo? Questo è il senso di colpa atavico. Perché venerdì vedo c'è l'opportunità nuova, di iniziare dal nuovo, di iniziare da zero, come se fossi un apprendista di nuovo della vita, lo siamo sempre fino a 150 anni. E allora il 9 di coppe mi dice c'è un'opportunità qua il venerdì che ti permette di godere il 9 di coppe. Può essere mi prendo mezza giornata libera, oppure vado a farmi un massaggio, non me lo merito. Mi spiego quello che voglio dire, invece devi coglierlo. Perché c'è la possibilità di essere veramente contenta, contento con 9 di coppe, la realizzazione di un obiettivo, di un desiderio, di un appagamento emotivo il venerdì. Che la mente dice, ma forse però mi sento in colpa. Se vado a farmi quel massaggio, se vado a fare quella cosa, mi sento in colpa verso mio padre o mia madre che non se l'è potuto mai permettere. Mi spiego che cosa fa la mente? Questo è. Appunto, 6 denari, c'è qualcuno che ti vuole aiutare qua, ti propone qualcosa anche il venerdì per alcuni di voi. Il 6 denari che mi stava saltando è anche l'equilibrio tra queste forze, no? Vediamo di cosa parla il sabato con la ruota. La benedizione che sta maturando dietro le quinte. La ruota di quali eventi ci portano fortunati? Una persona, qua vedo un uomo, il re di bastoni. Allora, può essere o una persona che ti dà una nuova leadership, una visione nuova, una persona che arriva piena di entusiasmo, di leadership, di visione. Sta arrivando questa persona qui, ma al di là che sia questa persona o meno, la persona è veicolo di un'istanza, di una forza che sta dentro di te. Allora, ciò che sta maturando quindi dietro le quinte, il dono nascosto, è la capacità di visione, la capacità di essere seguito, la capacità di leadership nei tuoi progetti, nei tuoi obiettivi. Sta maturando questo. La ruota della fortuna ti porta una persona probabilmente che rispecchia questa esigenza tua dell'anima, di far emergere questo talento, questo potenziale. Te lo fa vedere il sabato, e il sabato emerge questa tua qualità di prendere decisioni guidate dalla visione, dalle tue idee, ok? Vediamo la domenica, quale energia desidera accompagnarti nella nuova settimana. Di cosa mi parla questa bellissima energia del 6 di coppe? Scusa, il carro. Azpiterina. Probabilmente una persona che conosci bene ti propone un viaggio. Per alcuni di voi è questo: una persona che conosci bene ti propone un viaggio, una persona che conosci già, una persona che ti porta pace al cuore, ti propone un viaggio, uno spostamento. Per alcuni di voi questo cosa che ho detto adesso non prescinde quello che sto dicendo adesso, alla base di tutto, per tutte voi la domenica è un ritorno a
talenti, doti, qualità sopite dentro di te che ti permetteranno di avere successo, il carro, di avanzare, di non farti fermare da niente, indirizzare i tuoi istinti verso l'obiettivo. Poi, se questa dinamica intercorre con una persona che conosci bene, ti propone un viaggio, uno spostamento, quello a seconda del tuo karma, non del tuo disegno personale. Oppure può sgorgarti stando lì a casa. Mi spiego? È una settimana di grande successo. Ricordiamo al centro stessa la morte, il cambio radicale che ti predispone a godere con la capacità di visione, leadership e piena autonomia. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere nell'amore un po' più nello specifico. Vediamo prima di tutto con i tarocchi cosa vuole nascere in te nell'amore, a mezzo della relazione, a mezzo del pensiero di un'altra persona, a mezzo della connessione, cooperazione con l'altra persona. Cosa vuole nascere in te? Cosa vuole nascere in te? La fine di un dolore. 3 di spade. Allora, mi piacciono tantissimo queste carte perché qua abbiamo il 3 di spade e la persona non c'è, vedi? Cioè, è come se non si ripete più la sofferenza legata a una ferita. Cosa vuole nascere in te a mezzo della connessione con l'altro, chiunque l'altro sia, o anche l'idea di avere un'altra persona, è lo smettere di perpetuare un'antica sofferenza. E cosa vuole nascere in te? Anche l'idea di mettersi alle spalle la sofferenza per una verità che è emersa. Adesso, in passato, mettersi alle spalle la verità, la sofferenza legata a una verità che è potuta emergere o che è emersa. Una verità o una chiusura, mettersi alle spalle la sofferenza legata a una chiusura, mettersi alle spalle la sofferenza legata a una verità o a una chiusura. Questo vuole emergere attraverso la relazione con l'altro. E anche tutta la lettura lo diceva, no? Magari una chiusura, la sofferenza legata a una chiusura che ti ha dato la necessità di chiuderti in te stessa, devo fare tutto da sola, devo fare tutto da sola, no? Ma l'asso di coppe poi il martedì ci insegna che sentirsi sostenuti dalla forza della vita, l'asso di coppe, le istanze, le forze della natura ti permettono la realizzazione del tuo vero valore. Quando ti senti sostenuta dalla vita, che sono tutte le forze e le istanze che abbiamo dentro, che ci sono fuori, allora puoi esprimere liberamente la tua essenza. 9 di denari, ok. Detto questo, andiamo a vedere cosa arriva nel tuo campo energetico nell'amore, cosa può arrivare nel tuo campo energetico in questa settimana soglia dal 29 giugno al 5 luglio. La luna, il papa, bellissimo, 7 di denari. Chi sta facendo il viaggio erotico negli arcani, abbiamo pubblicato il papa la settimana che è appena trascorsa. Allora il papa è il mito di Chirone, il guaritore ferito. Allora in questa settimana a livello, quando pensi a una persona o pensi alla relazione con l'altro, emergeranno delle paure profonde molto antiche. Può essere confusione. La luna è qualcosa molto 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 antico che riguarda le nostre vite passate, che riguarda l'inconscio collettivo, no? Allora potrebbero emergere paure emotive, gelosie, conflitti, paure emotive. Il Papa cosa fa? Il vero guaritore non è colui
Sai che Chirone fu il maestro di Asclepio, come ti ho insegnato nel podcast sul Papa. Asclepio, il dio della medicina. Chirone aveva una ferita inguaribile ed era immortale, quindi era costretto a soffrire in eterno. Ma grazie alla sua ferita lui è diventato il grande guaritore. E grazie alla sua ferita lui può entrare in empatia con gli altri e con se stesso e diventare l'insegnante del Dio della medicina. E tu prenderai tu con il Papa qui, in questa settimana, non sfuggi più alla ferita, ma la integri come tuo più potente alleato. E il 7 di denari mi dice che tu andrai a seminare qualcosa di nuovo, raccogliendo già i primi frutti di una relazione sempre più autentica, sempre più appagante, dove non rinneghi la ferita che hai avuto nella vita, nelle relazioni o nella relazione, ma la onori quale tuo potente alleato per entrare in empatia con te stessa, con te stesso e con gli altri, per distruggere quella soglia che impedisce di sentirsi connessi, connesso con l'altro, dell'io individualizzato, 9 di denari, no? Te lo lascia alle spalle, ok? Allora questo è ciò che tu evolvi in questi giorni, in questa settimana soglia nelle relazioni. Questo vale per tutte e tutti voi. Ora, siccome siamo migliaia, come si può, cosa possiamo vedere? Nel tuo campo energetico qua può, perché siamo migliaia, entrare o esserci una persona di grande rispetto, di grande spessore con il Papa. Vedo un discorso molto importante per le persone che hanno una persona o che incontrano una persona. Dei discorsi importanti che portano a seminare qualcosa di nuovo. Per questo qualcosa di nuovo, ricordiamo, ha alla base la necessità tua dell'anima di uscire da una sofferenza emotiva e portarla come potente alleato, di smettere di soffrire per un dolore ma portarlo come alleato. Ok, andiamo a vedere adesso l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Che energia ha questa persona nei tuoi confronti? E soprattutto, allora, se non c'è nessuno, tu in questa settimana superi la sofferenza legata a una chiusura o a un dolore in via definitiva. Va bene? Preparandoti a una persona con cui ci sarà un grande impatto spirituale profondo. Ok. Vediamo qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Che energia si sta preparando nei tuoi confronti dall'altra parte? L'amore. Beh, se non è amore questo, superando la ferita, superando la sofferenza legata al dolore, perché il dolore non arriva per farci soffrire, ma per farci spaccare le gabbie dell'io, quello che ti lasci indietro. Quindi questa persona ha un'energia stupenda col 2 di coppe nei tuoi confronti, piena connessione, condivisione, riconoscimento reciproco. Ancora, che energia ha questa persona nei tuoi confronti? La giustizia. Questa è una persona che vuole fare le cose con te in modo veramente onesto. Veramente onesto. Sistema i conti. Ok? Laddove c'è stata ingiustizia nell'amore, questa persona si predispone a darti il giusto, le cose giuste. Che energia ha questa persona nei tuoi confronti? Bellissimo, leggerezza, empatia, il 3 di coppe, riconciliazione, leggerezza, empatia, profondo riconoscimento negli occhi dell'altro. È stupenda questa energia, è stupenda. Questa persona arriva a portare leggerezza al tuo cuore, perché tu fai il viaggio rispetto alla sofferenza. Abbandoni la sofferenza, c'è questo potenziale. Ovviamente dipende sempre da te, come ti relazioni a questo potenziale, no? Questa persona arriva per portare allegria e leggerezza al tuo cuore. Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza.
e anche per fare le grandi imprese, tutte le grandi imprese ci vuole leggerezza. Ti ricordi il mito di Perseo che ha necessità di avere i sandali alati oltre allo specchio, no? Per tagliare la testa a Medusa, quando scende negli inferi di Ade per tagliare la testa a Medusa ha necessità di avere sia lo specchio, che gli viene dato da Atena se non sbaglio, vabbè, sia dello specchio per non guardare Medusa negli occhi altrimenti veniva pietrificato, sia ha bisogno dei sandali alati che gli vengono dati da Hermes. I sandali alati è un simbolo di leggerezza per fare il viaggio sotterraneo. Che cosa significano questi sandali alati? E che anche quando fai il viaggio ctonio sotterraneo negli inferi di Ade, cioè senti la dolce tristezza, la dolce malinconia, l'abbandono, cos'è la leggerezza, i sandali alati? Che cosa rappresenta questo simbolo? Il fatto che non devi prendere niente sul serio. Nemmeno le cose più atroci che la mente crede siano atroci. Non devi prendere niente sul serio, quello è il simbolo, perché è tutto un sogno. Tutto ciò che viviamo è un sogno, è un'immaginazione dell'anima. I buddisti la chiamano citta maya, inganno della coscienza. Tutto ciò che vivi, se lo prendi per davvero, è un inganno, ma è un sogno, è un'immaginazione, una proiezione. E quindi all'anima servono questi viaggi nel mondo infero, sotterraneo, dolce tristezza, dolce malinconia, per alimentarsi e soprattutto per spaccare l'individualità dell'ego, che ti fa vedere tutto che per davvero. Allora c'era un grande saggio che diceva: camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. E allora qua abbiamo una persona che arriva a portare leggerezza, ma perché tu fai il viaggio sotterraneo, non prendendo niente sul serio, ma vivendo seriamente la cosa, hai capito un po' il giochino? Ed è bellissimo. Vediamo energia quindi finale nell'amore. Asso di spade, bellissimo. Energia finale, profonda, consapevolezza, chiarezza, discorsi chiarificatori, l'asso di spade taglia via la nebbia, quindi taglio via la nebbia, piena consapevolezza, decisioni chiare, realizzazione della pacificazione, realizzazione dell'allegria, nuove comunicazioni sulla base della chiarezza, della verità, della spontaneità, in merito a quello che la tua anima vuole vivere. Vuole vivere l'allontanamento dalla sofferenza, come ho detto prima, vuole vivere la fine della sofferenza legata a un dolore per una chiusura. Asso di spade. Qui vedo in questa settimana la semina di una nuova realizzazione sentimentale. O che stia arrivando, eccolo qui. O che ce l'hai già, eccolo qui. Ok. Vediamo con i miei oracoli lui-lei cosa ti dice questa persona. I miei oracoli, vi ricordo, li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Lotterò per te. Qua abbiamo una persona che lotta per te, lo vediamo anche con le carte qui, è una carta stupenda, bellissima, che conferma quello che ci hanno detto i tarocchi. Cos'altro? Mi fai perdere il controllo, ma meno male, perché il controllo e l'analisi mentale, questo puoi essere sia tu a dirlo che l'altra persona, il controllo è il luogo comune, l'analisi mentale. Colui che ha il controllo non si lascia fare il viaggio sotterraneo con le emozioni, e invece qua abbiamo una persona che porta giustizia, sistema le cose proprio perché il viaggio nelle emozioni l'ha fatto, si è alleato o consciamente o inconsciamente ai propri demoni, alle proprie emozioni.
Ricordiamo che i propri demoni sono le nostre più grandi paure, non esiste un demone esterno, sono tutte le nostre più grandi paure. Ok, cos'altro ti dice questa persona? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Perché tu hai l'archetipo del guaritore, l'archetipo di Chirone, del guaritore ferito. Ti consiglio di fare il podcast sul Papa in questa settimana, di seguire il podcast sul Papa che l'abbiamo già pubblicato, perché incarni proprio la consapevolezza del guaritore ferito. Sappiamo che poi Chirone dà la propria immortalità a Prometeo, e siccome nel mito non esiste la morte, ci sono solo metamorfosi, trasformazione, come Ovidio ci insegna, no? Nelle sue Metamorfosi, Chirone, quando perde l'immortalità che la dà Prometeo, colui che portò il sole agli uomini, diventa immortale di nuovo, perché la costellazione del Sagittario è attribuita a Chirone, diventa immortale, cioè ridiventa immortale, perché non esistono morti nel mito, no? È tutta una trasformazione. E nemmeno nella nostra vita esistono morti, cioè la mente razionale che lo crede. Ecco a cosa ci serve il mito. Quindi vuole tutto di te questa persona, perché tu incarni con il Papa questa grande consapevolezza spirituale data proprio dalla tua ferita. Ok. Adesso andiamo con... Dove stanno queste? Vediamo cosa ci dicono questi altri oracoli. Nell'amore. Magnetismo, c'è un'attrazione gravitazionale l'uno verso l'altro, ci sarà un fortissimo magnetismo, e questo può risvegliare vecchie ferite, no? Vecchie paure che vanno alleate e realizzate, cioè realizzate, trascese. Quindi ci sarà molto magnetismo tra te e qualcuno. Le campane nuziali stanno suonando. Matrimonio. Allora, la carta del matrimonio, già te lo stavo dicendo quando ho visto il Papa e la giustizia, ci può essere anche un divorzio in atto, o tu o dell'altra persona, una persona che è separata, al di là delle campane nuziali che stanno suonando, no? Al di là di questo, questa è una persona con la quale c'è un grandissimo potenziale. Due di coppe, la giustizia e il Papa. Sono carte di relazioni che si fondano su delle verità importanti, no? Al di là se poi portano al matrimonio o meno, verità grosse, importanti, e c'è questo grande potenziale. Cos'altro? E ci sarà questo evento, tempismo divino, un evento fortuito. Ci sarà un evento in questa settimana che sarà un evento un po' come la ruota, forse il weekend, il sabato, che ha a che fare con l'amore che stiamo leggendo. Sì, infatti abbiamo re di bastoni qua, anche se sei una donna o un uomo, non importa. Un evento fortuito potrebbe essere il sabato, o qualcuno viene da te, non lo so. Vedi un po' dove ti risuona durante la settimana questo evento fortuito, col tempismo divino. E poi cos'altro? Condividi veri sentimenti romantici che vale la pena di esplorare. Real feelings. Allora, qua ci sono dei veri sentimenti, e lo vedrai perché ti ho letto anche la fila energetica dell'altra persona, che varrà la pena di esplorare. Wow, ragazzi miei ragazzi, su questa lettura non aggiungo altro. Adesso per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno fatto la donazione aggiungerò degli oracoli, ok? Vediamo quale porta si apre per te in questa settimana, mettendo sia gli oracoli dell'Antonella sia l'oracolo delle porte. Mettiamone una e due. Allora, vediamo un po' per te. Vittimismo, e qua dobbiamo uscire dall'archetipo della vittima. Allora, la serratura. Io ti dico una cosa. Questa carta mi parla di potenziali di autostima, e l'autostima quando manca genera vittimismo. Allora io ti prego di fare il rituale, il portale di luglio, perché tu me la superi ampiamente. Va bene?
perché sei tu che forgi la chiave per aprire questa porta. Come la forgi? Non sentendoti più vittima di fare tutto da sola, tutto da solo, ma sentirti appoggiata dalla vita per esprimere il tuo potenziale. Perché il potenziale c'è, 2 volte il 9 di denari. Guarda che potenziale c'è di autosufficienza economica, di autosufficienza emozionale. Quindi queste carte ribadiscono così accoppiate la necessità di convincere il corpo di questo. Come lo convinci il corpo? Con rituale. Qualsiasi rituale tu stia facendo, ma se stai facendo quello del portale di luglio 2026, entriamo proprio in questo. È quello del Papa. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro. Anche qui lettura strepitosa. Io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!